Misano World Circuit, 13-15 maggio, seconda tappa del Trofeo Italiano Amatori. Caro Moraschi che fa il Pirelli Cup e giri in 39, sicuramente il giovedì al terzo turno stavi facendo ancora un bel 39, mentre io meglio del 45 non riesco a fare. Mi spiace averti fatto da tappo, però non ho gli occhi dietro, non ho fatto niente di strano. Solo per dirti che mi hanno messo in quel turno lì, non ci posso fare niente. Sono nel libero del giovedì, magari si sistema un po' la moto e gli altri piloti comunque mi hanno passato senza problemi, tra cui Del Bianco, e non mi ha mandato a fare in culo. Anche le altre volte che ho incontrato altri pilotoni a cui ho fatto da tappo come Pasini, Marcon, Biaggi, insomma, non mi hanno mandato a fare in culo, quindi mi spiace. Io ho scritto al 100%, ma a Fiera i tempi non uscivano. Adesso guarda. Anche quando io rapporto così non riesco a uscire al turboni. Allora adesso, Per la quinta. allora adesso facciamo l'ultima prova, che così dopo ho tutti i dati. Mettiamoli sul 39. Guardiamo là dentro, tanto sono uguale a quello del 600. Guardiamo là dentro. La 40, scusa, hai ragione, la 40. Vedere con la cassettiera là e gli mettiamo su un 40, che così dopo abbiamo anche quel discorso lì. Ma te il problema che senti
al di là del freno che ti sembra di non fermarti, perché non vorrei, no. L'unica cosa che può romperti i coglioni avendo un dentino più lungo, logicamente spinge un attimino di più quando tu arrivi dentro a fare le staccate, perché lei tende cioè essendo più lungo il rapporto, logicamente più. Quello è l'unico punto che magari ti va a cambiare per avere il problema in frenata. Adesso vado a vedere, perché te, cioè, secondo te il problema è la frenata ciclisticamente? No, mi sembra abbastanza buono. No, fai il calcolo comunque che a quell'ora qua a Misano un secondo te lo lasci sempre, per il caldo, per una serie. Io ho spinto più di così, quattro anche qualche minuto prima perché era sempre... Allora, se vi ricordate nell'ultimo video, quello della gara a Cremona, ero arrivato al punto da non sapere più cosa fare per migliorarmi, per abbassare il tempo sul giro. E questo giovedì uguale. Spingevo al massimo ma non c'era riscontro sul cronometro, sempre 45, 45, 45. Quindi ho deciso di contattare Luca Vitali, che fa dei corsi di guida e coaching per alcuni piloti, per aiutarmi a migliorare. Quindi venerdì ci siamo messi davanti al computer ad analizzare il mio onboard ed è saltato fuori qualcosa di molto interessante, la regola dei 50 metri. Tutto bene, Freno un po' un po' prima. anti-zucchero il freno ci sta. Volevo frenare, adesso se prendo gli altri video, quello di marzo, che era un po' più freddo, forse era quello, il 43, se non cambio, io frenavo dove c'era la riga bianca. Ma lì capisco, se è lunga la frenata fatica a fidarsi. Questo giro qua ti sono mancati Sì, basta. questa strada, questa pista qua. E infatti dopo vai a finire un po' largo. Sì, perché mi accorgo, poi mi ricordo, aspetta il secondo di rientrare, però mi accorgo che sono troppo lento e allora do già il gas, però E hai 50 qua. ci sarà un metro. Sì, più largo, tagli un po', arrivi a centropista e poi da centropista la curva qua, così qua hai lo spazio per puntare nell'ultima fase dalla faccio rivedere un attimo qua. Vado a spuntare tutta la pista, 50 metri prima comincio a portarmi al centro, la volta sta piegata, sto ancora frenando però da qui in poi è un aggiustamento col freno, la frenata vera l'ho fatta fino a qui che già comincio ad avere una piega già abbastanza importante, comincio a usare la frenata, esclusivamente aggiustare la frenata per portarla lì. Una volta che vado lì, boh, ci sono, gas chiuso, qua glielo punto, quando glielo punto torno subito dentro, una volta che torno dentro rialzo il filo e bam, e glielo prendo. Perché prima andavo proprio Largo, un pochettino largo, qui poca velocità si vede. cioè, anche se ho girato in 45, questa parte qua sarà mezzo secondo più forte. Adesso Sì, secondo me, cioè, la sensazione. Infatti qui giravo, cioè il 43 l'ho fatto nella parte veloce, giravo. sì, è tutto un po' Più tondo. tondo, un po' più ritardato, fai un po' più strada di quella che dovresti. Sì. Anche qua sto. Quindi in realtà non è neanche malaccio. Questa è fatta bene. Meglio. Poi guarda, qui anziché, vedi, comunque ti è venuto anche Ah sì, perché di andare verso l'esterno, 50 metri di cominciare a inserire, qui sei posizionato anche bene, solo che qui, anziché chiuderla, probabilmente te non la stai tirando per farla voltare, lì invece la devi anche te spingere un po' dentro, perché questo punto qui, da qui a lì, è fondamentale per andare forte qua a Misano. Se tu lì riesci a farla girare come qua nel video, capito la differenza? Insomma, io qui sono già spalancato, tu qua ancora no. Io qua sono già molto più dritto, tu no. Io sul cordolo lì, tu ce l'hai là. perché l'ho anticipata leggermente, dici, o
Forse si è arrivato troppo veloce perché poi qua il gas era ancora chiuso. Cioè piuttosto rallenta un po' di più e fai quel centro curva a una velocità leggermente più bassa, ma ci giri attorno, rialzi e riparti. Quello anche dopo al tramonto con grossi problemi, cioè perché probabilmente ho fretta di dare il gas e la devo fare Qui sei un pelino largo. larga perché sennò non riesco a chiuderla e comunque non l'ho chiusa bene perché manca ancora, visto il video prima tuo, cioè, sei sul cordolo all'interno. Qui in realtà è proprio questione di fretta di gas invece, perché fin qua è tutto giusto, cioè se è un pelino largo ma va bene. Ah, ok. Se tu qua col gas lo tenevi puntato un attimino in più la moto tornava, invece vedi torna ma poi lì non ci arriva, in realtà va bene così, ti manca 20 cm, 30 cm va abbastanza bene, ma per passarci sopra è perché hai avuto un po' troppa fretta nel fare questo. Poi in realtà qua il gas dopo glielo puoi aprire, l'importante è che quando sei qua il gas glielo dai tutto, perché qui ci stai e devi fidare del posteriore, perché una volta che tu hai superato la fase critica centro curva e hai rialzato la moto non hai più nessun rischio di essere niente, l'unica cosa che ti fa, come ti dicevo prima, è ti si alleggerisce un po' il davanti, ma quello è a questione di abitudine poi. Ancora peggio. Hai rovinato? Non lo so, perché per riuscire per dire sul dritto ho messo la forza su di giri, ho dato gas così. Rompe troppo il cazzo. Allora, è stato un weekend di gara con un po' di problemi. Il giovedì col surriscaldamento del freno anteriore, perché Misano è una pista che è molto difficile per i freni, avevo le pastiglie non finite ma comunque diciamo al 50% e per come freno io facevano fatica a dissipare il calore, quindi avevo problemi di allungamento della frenata dopo qualche giro, risolto montando delle pastiglie nuove un po' più spesso la pista frenante, quindi riusciva a dissipare meglio il calore. Poi c'è stato un problema con la frizione in scalata,
si è smollato qualcosa dentro la frizione, hanno avvitato tutto, sistemato queste due cose qua. È comparso il problema il venerdì mattina di erogazione del motore. È un problema probabilmente elettronico, che mi sono portato dietro tutto il weekend, e lo faceva principalmente nella parte veloce, ma non solo, a gas pieno, ad alti giri principalmente. Era come se il motore tagliasse, insomma, qualcosa a livello di erogazione, di elettronica. Siamo partiti col filtri benzina, pompa della benzina, sensore della celle del sensore del cambio elettronico, insomma abbiamo provato un po' di cose ma non ne siamo venuti fuori. Ho guidato sempre con questo problema qua, a volte di più, a volte di meno, a volte veniva fuori, a volte no. Le qualifiche, sia la Q1 che la Q2, quello che avete visto è il giro migliore della Q2 in 43,4, è il mio best personale, e i consigli di Vitali sono stati fondamentali per fare questo tempo, per piazzarmi nella nona casella di partenza, altrimenti molto probabilmente sarei rimasto intorno al 44, perché non lo so, non riuscivo a guidare al meglio. Sono riuscito a sfruttare questi due consigli, quello di inserire i 50 metri e la traiettoria in frenata, quindi da più o meno non proprio esterno ma un pochino in mezzo alla pista, portarmi esterno e poi inserire, sono stati veramente fondamentali per partire nella top 10, comunque nono, che non è male, terza fila. Va bene, e pomeriggio, gara 1, sarà nel prossimo video. Io non c'ho la cresta, ma dentro mi sento un po' fottuto, porca bestia. Io non c'ho la testa, no, io non c'ho la cresta, ma dentro mi sento un po' fottuto, porca bestia. Cos'è che mi hai detto? Più si sbaglia, più si impara.